Buongiorno dottor Stachi, buongiorno dottor Rebaudi, grazie Buongiorno Veronica. per essere qua con noi al Rex Day. Dottor Stachi, questo impianto Rex ha della letteratura? In realtà il Rex è un impianto estremamente giovane perché è uscito sul mercato da neanche 2 anni e quindi chiaramente c'è molto lavoro da fare nel campo della ricerca scientifica, per cui i prossimi anni saranno densi, diciamo, di spunti, di possibilità proprio per fare della ricerca con questo nuovo impianto. Un primo lavoro è però già uscito l'anno scorso, nel 2020, che rappresenta e presenta gli outcome, cioè i risultati di uno studio clinico multicentrico che abbiamo condotto all'interno dell'Accademia di Piezochirurgia, dell'IPA, l'International Pediatric Surgery Academy. I risultati sono molto confortanti, per quanto, essendo uno studio, il primo studio, quindi uno studio preliminare sull'impianto, ha bisogno di essere supportato poi da ulteriori indagini che sicuramente non mancheranno, insomma. Dottor Rebaudi, io so che tu sei uno degli ideatori, dei creatori di questo impianto. Da quanto tempo lo utilizzi e qual è stata l'idea che ti ha spinto a creare questo impianto? Un impianto di questo tipo semplifica molti dei lavori che vengono fatti nello studio dentistico. Noi abbiamo introdotto questo impianto già 10 anni fa. Lo abbiamo sviluppato con Claudio, con un grosso gruppo di studi e ci siamo resi conto dall'inizio che questo impianto poteva avere un inserimento meno invasivo e poteva permetterci di trattare delle creste più sottili. E devo dire che nel mio studio io ho aumentato del 30% i casi trattabili con gli impianti dentali perché prima molti casi non li vedevo come casi da impianti dentali perché risultavano difficili, richiedevano delle operazioni chirurgiche più invasive, per cui di rigenerazione ossea, per cui ho iniziato a guardare le radiografie, i progetti chirurgici con un'altra ottica. E devo dire che quindi questa tecnica mi ha permesso di espandere un pochino l'uso degli impianti. Grazie dottor Rebaudi. Dottor Stachi, le chiedo, c'è chi sostiene che con questa tecnica si possono trattare addirittura le creste di soli 3 mm. Lei è d'accordo? Che cosa ne pensa? Beh, forse 3 mm è un pochino eccessivo, nel senso che questo impianto purtroppo non è in grado di cambiare le regole biologiche, è semplicemente più stretto e con una forma diversa rispetto agli impianti tradizionali, ma anche lui ha bisogno di un adeguato, come lo chiamano gli americani, bone envelope, cioè involucro osseo, che lo circondi per evitare il riassorbimento dell'osso durante la fase di carico dell'impianto stesso o anche prima a volte, e quindi evitando di esporre una superficie di titanio potenzialmente accessibile al biofilm batterico con eventuali rischi poi nel tempo di perimplantiti. Però appunto, essendo il Rex da 1,8, avendo uno spessore di solo 1,8 mm, diciamo che possiamo cominciare ad approcciare le creste che hanno una larghezza di circa 4 mm, che è già un grosso passo avanti per un impianto tradizionale, e lui stesso 4 mm di diametro, quindi ha bisogno di una cresta che sia almeno 6 mm, che è proprio il minimo sindacale, ma se ne abbiamo 7 ancora meglio, insomma, quindi è un vantaggio notevole. Sicuramente l'utilizzo di questa nuova tecnica di preparazione del sito, non più sottrattiva, che significa preparare il sito implantare, quindi in ogni caso rimuovere dell'osso, che ci è prezioso perché ne abbiamo già poco, con gli espansori appunto abbiamo la possibilità di compattare quest'osso, quindi di espandere la cresta senza sacrificare inutilmente dell'osso, e quindi sicuramente una tecnica molto più promettente nelle creste che sono un pochino più sottili, senza comunque andare sotto i 4 mm che sono quelli necessari, diciamo, per avere una buona predicibilità. Questo significa che non è impossibile trattare una cresta da 3,5 mm, ma sicuramente i rischi aumentano. Dottor Rebaudi, ti faccio un'ultima domanda. Utilizzi gli impianti Rex anche per i settori anteriori? Come gestisci la parte estetica in un impianto più C-level? Diciamo che questi impianti hanno la possibilità unica di essere inclinati
meglio all'interno dello spessore di una cresta, perché non la occupano tutta come un impianto diciamo più largo. Quindi, sfruttando questa opportunità, c'è la possibilità di conservare un pochino più di tessuto vestibolarmente all'impianto e quindi proteggerlo anche dal punto di vista estetico con una emergenza migliore. L'altra caratteristica è che, usando questa tecnica Rexpander, l'espansione permette di spostare i tessuti duri dell'osso, ma sopra i tessuti duri ci sono i tessuti molli, quindi anche i tessuti molli si spostano. Siccome le tecniche chirurgiche di aumento dei tessuti molli possono avere dei limiti di 2-3 mm di quantità di tessuto, spostare l'osso di 2 mm vuol dire spostare anche il tessuto molle di 2 mm, dà lo stesso effetto di un innesto di gengiva. Grazie mille, dottor Claudio Stacchi, grazie mille, dottor Alberto Rebaudi, per essere stati con noi e per essere qui al Rex Day. Grazie Veronica del tuo invito. Grazie mille. Grazie.